Ciao a tutti, eccoci qui con il vincitore del torneo della God Community Italia, il Winter Tournament di novembre. Ecco l'onorevole Bao. Raccontaci un po' com'è andato il torneo. Ciao a tutti, allora per quanto riguarda la Svizzera è filata abbastanza liscia, ho fatto X1, l'unica sconfitta è stata da un mazzo Chaos Warrior che comunque è un matchup non troppo buono per il mazzo, è giocabile ma non è proprio il migliore e in ogni caso comunque è stata una partita molto giocata fino all'ultimo che si è chiusa con una scelta un po' discutibile da parte mia perché siamo arrivati a un punto nel game 3 in cui io avevo in mano Sangan e Sergone del Caos e lui aveva in mano soltanto una carta e potevo scegliere se picchiare di Sangan ed evocare lo Stridone del Caos, entrambi eravamo a campo vuoto, e picchiare per danni o se tenermi in mano Stridone del Caos eventualmente per dopo. Io ho deciso di tenermelo in mano e il turno dopo il mio avversario ha pescato Kiko che mi ha rimosso l'unico light che avevo e tanto non avevo out in ogni caso, e il turno successivo mi ha chiuso con un BLS a top deck, quindi comunque diciamo che non si poteva fare molto di più. Poi invece in top è andata molto meglio, non ho ribeccato lo stesso avversario, però ho beccato un altro Chaos Warrior e in finale invece contro Empty Jar. E niente, comunque adesso spiegherò meglio certe cose. Del tedesco. Sì, tedesco molto bravo, lista interessante che comunque ha girato e si è visto che funzionava. Comunque molte cose adesso le spiegherò meglio facendo il video del mazzo. Ok, allora passiamo alla deck profile. Allora, prima di iniziare vorrei dire che il mazzo si basa molto su avere dei mostri che possano fare +1 e picchiare insieme. Io sono dell'idea che i mostri come Dekoichi siano tra le carte più forti del formato, i mostri flip in generale, ma soprattutto carte come Dekoichi, in quanto dopo aver plassato diventano degli ottimi bittoni, mentre invece altri mostri flip piccoli non hanno comunque tanti punti d'attacco e quindi sono un +1 ma non così rilevante. Per questo motivo volevo basare molto il mio mazzo su avere tanti bittoni che non soffrissero trappole come Sakuretsu, Reiki Break o anche Mirror, forse cose così, perché queste carte tirate su mostri che hanno già fatto +1 dopo essersi flippati non sono così rilevanti. Per questo motivo gioco 3 Dekoichi chiaramente, il bittone principale, e 2 arsenali, evocatori arsenali. Allora, questa carta diciamo che è un po' un Dekoichi 2.0. Cosa possiamo notare? Che ha innanzitutto delle stats molto ma molto buone, 1600 e 1600 sono diciamo un numero magico in GOT, visto che molte carte importanti attaccano 1600 o meno, per esempio Breaker, Tribe o comunque tutti gli altri mostri flip che si giocano in generale attaccano meno, e quindi è un ottimo bittone per picchiare dopo aver fatto il +1, ma cosa ancora più importante, risolve uno dei problemi principali del mazzo, che essendo un mazzo che si basa molto sui mostri flip non ha out particolari a mostri come Pomodoro Mistico, Spia, Spirito Mietitore, insomma questi mostri fastidiosi che se giocassi un mazzo per esempio come Chaos Warrior potrei avere, non lo so, Sasuke Maestro Ninja, o comunque se giocassi un mazzo più basato sui Chaos avrei Stregoni del Caos per levare, se giocassi GOT avrei le Metamorfosi. Arsenale mi dà accesso a Sfinge Guardiana. Chiaramente il mazzo non si basa su questa carta, ma è molto utile giocata in monocopia perché mi permette di tutorarla quando mi serve. Infatti molte volte nel torneo è stata utile, per esempio in finale mi ha permesso di aggirare un Pomodoro Mistico contro Empty Jar, che altrimenti avrebbe potuto portarmi Cyber Jar dal mazzo e darmi parecchi problemi. E inoltre questa carta è molto utile perché può, diciamo, loccare l'avversario in certe situazioni. È successo anche questo durante il torneo contro, mi sembra, Juve 89 che giocava Chaos Turbo. Ho vinto una partita in cui lui aveva tipo 6 carte in mano, a un certo punto mi ha fatto vedere la sua mano che tanto aveva perso perché in mano aveva tipo 2 Maghi della Fede, 3 Dekoichi, uno Spirit Reaper, e non riusciva a risolverne nessuno perché ogni turno glielo rimbalzavo in mano da tipo 3-4 turni di fila, quindi molto utile. Chiaramente giocando 2 arsenali non posso avere solamente un target per i guardiani da tutorare, per questo motivo gioco anche un'altra carta che è forse la più forte del mazzo, ovviamente sto scherzando, però è diventata una meme ormai, Guardiano della Stanza del Trono, che alla prima vista può sembrare un giallone inutile,
E in effetti un pochino è così, ma in realtà ha molti punti a suo favore che, se analizziamo la carta un pochino meglio, possiamo andare a trovare. Innanzitutto anche questa carta ha delle statistiche molto ma molto buone, addirittura attacca più di 1600, quindi può andare sopra Tribe, Breaker o mostri del genere senza schiantarsi, anche contro Blade Knight se l'avversario comunque non ha una o meno carte in mano. E Arsenale è anche molto forte per questo, che mi è già successo molte volte che me lo picchiavano da settato con Blade Knight mentre non attaccava 2000 e l'effetto risolve e mi rimane anche in vita. In più è un mostro luce, quindi mi dà accesso ai mostri Chaos, che non sono fondamentali nel mazzo, ma se puoi permetterti di giocarli, perché no? E soprattutto è molto forte post side, perché il mazzo, comunque giocando un sacco di mostri flip, soffre particolarmente Nobleman, ma ancor peggio Mind Control, e questa carta settata coperta in difesa si becca la peggio roba e ci fai un sacco di bait. Mi sembra già almeno un paio di volte nel torneo ci hanno tirato Mind Control sopra ed è un -1 proprio bello fiero. Quindi questo per il reparto, diciamo, bittoni flip. Poi due maschere, perché comunque hanno delle ottime statistiche e il mazzo si basa molto sulle trappole. Secondo me è uno dei flip più sottostimati, diciamo, del formato. E inoltre è stato anche molto forte durante il torneo, perché c'era un giocatore che, sì, forse era proprio quello con Empty Jar, che giocava livello limite RB e Gravity Bind, e questa carta può picchiare andando sotto, e 900 comunque non sono pochi danni. Puoi riciclare solenni e queste carte qua, è sempre forte. Due maghi della fede, perché servono luce per i Chaos, e in più il mazzo, come vedrete, ha un sacco di peschini, e avendo un sacco di peschini le carte bomba, cioè la Trinity, sale molto in fretta, quindi è molto facile abusarne con i maghi. Sangan, niente da spiegare, è sempre forte. Mono Tsukuyomi, perché gioco un sacco di flip, quindi riciclarli va sempre bene. In più è un out a terra e ha mostri fastidiosi, come possono essere, cioè fastidiosi, comunque un out che fa +1, diciamo, contro Breaker, Tribe, Blade Knight, Kiko e tutte queste carte qua che hanno poco di difesa. Monocopia è perfetta secondo me, perché non bricca e in più è tutorabile di Sangan quando serve, quindi ne giocherei sempre una. Monocavaliere Lama, perché è un bittone e perché è un luce, e ne volevo giocare uno in più, giocando comunque dei mostri Chaos è buono. E inoltre è una carta che, andando secondo, risolve un pochino lo svantaggio del partire secondo, perché è molto inaspettata turno 1 dopo che l'avversario ha settato a T, tu evochi picchi e di solito non hanno settato un out subito. Breaker, vabbè, niente da spiegare, è molto forte. Sorcio e BLS, perché posso permettermeli. BLS andrebbe giocato ovunque, Sorcio comunque non è must, ma come dicevo prima, se puoi permettertelo va giocato. Due libri della luna, non di più, perché tanto come out a terra, cioè limite dei 1000 occhi, o anche Tsukuyomi, quindi 3 out nel mazzo, 3 sono quelle che mi servono. Poi se non sono per levare terra, alla fine servono per lo più contro carte come Jeans o cose del genere, quindi non ne giocherei più di 2. Possono essere utili anche per risettarsi i flip una volta che li hai risolti, però possono anche essere un brick, quindi insomma non vanno abusati troppo. Beh, Trinity non credo ci sia nulla da dire qua. Monotifone, non gioco Tempesta Potente, perché comunque il mazzo gioca un sacco di carte trappola, e non dico che Tempesta sia morta ultimamente, però sempre più spesso si vedono nel formato carte chainabili, e quindi preferisco avere una carta che posso tirare nella sua hand su una Rage Key Break appena settata, su uno Scapegoat, su Jar of Greed, che stanno diventando sempre più popolari ultimamente, piuttosto che avere una Tempesta che magari mi devo spaccare le mie carte, in più lui mi attiva tutto in catena e quindi mi vado ancora a fare dei meno. Due nobiluomini, abbastanza standard. Strappa possesso, il mazzo a poche out ai mostri. Di solito con un mazzo con così tante trappole, a volte ultimamente si sta decidendo di togliere questa carta, ma diciamo che in questo mazzo qua non ho troppe out a mostri fastidiosi, e questa è molto forte perché comunque leva un mostro e fa +1 se l'avversario non ha modo di levarla, o se comunque tu riesci a coprirtelo con un Book o con un Tsukuyomi, il mostro che hai rubato, quindi molto forte. Infatti io non gioco comunque né Tribe né Serpente Sinistro, quindi è importante avere carte come Strappapossesso per levare cose fastidiose. Due Riccastri Goblin,
Allora, il mazzo non si basa troppo sul chiudere in fretta, oddio, ha tanti bittoni, quindi chiude anche relativamente fast se l'avversario non ha troppe giocate, però io penso che comunque 1000 life points non facciano la differenza in questi termini e preferisco avere delle carte che mi facciano girare il mazzo e stabilizzino, piuttosto che mettere carte che possono invece non essere ottimali, perché se dovessi levare i peschini penso che le uniche carte che potrei ancora mettere sarebbero delle Sakuretsu e sinceramente penso che la carta sia abbastanza brutta, perché ultimamente tanti mostri che picchiano sono tutti mostri che hanno già fatto +1, tipo Spia, Dekoichi o Sorcio, che quando entra comunque di solito rimuove, quindi Sakuretsu lo vedo abbastanza come un meno e voglio giocarne il minor numero di copie possibili e non vedo alternativa migliore ai peschini per questo motivo. Treasure of Greed per lo stesso motivo degli Upstart, in più molto spesso fanno +1 quando si beccano per esempio Breaker, Tifone, Tempesta Potente o cose del genere, e sono anche molto forti con le maschere dell'oscurità, perché molto spesso magari non sai bene cosa prenderti o non hai delle trappole buone, queste vanno sempre bene. Devo dire in realtà in un paio di occasioni nel torneo sono state un pochino lente, però alla fine penso le giocherei lo stesso per il solito motivo che non voglio mettere delle carte che non sono ottimali, preferisco avere dei peschini che stabilizzano. Forza riflessa, armatura Sakuretsu, direi che questa perlomeno deve essere giocata. Mono Sakuretsu perché comunque mi fornisce protezione da Blade Knight e da queste carte qua. Come ho spiegato prima non sono molto fan di questa carta e quindi ne ho giocata solo monocopia, che tra l'altro andava spesso desiddata quando vedevo che l'avversario non aveva Blade Knight o Mystic Swordman livello 2, queste carte qua. Però comunque avere questa protezione di main può servire, soprattutto giocando i solenni che devo proteggere i miei life points. Ring, abbastanza must, TT, non credo ci sia nulla da spiegare. 2 Dust Shoot e 3 solenni, penso che il ratio sia perfetto. Queste due carte in combo possono veramente far briccare la mano dell'avversario di primo e dare partita nei primi turni, soprattutto se abbinate con magari una maschera dell'oscurità, un Dekoichi o un arsenale che mi fa +1, diventa un bittone molto fastidioso. Bene, ottima profile. Passiamo alla side. Allora, di side, terza Dust Shoot e Mind Crush, perché quando vado primo voglio avere delle partenze veramente scorrette, quindi insieme ai solenni queste due non le vado a mettere contro tutti i mazzi chiaramente, perché se le vado a mettere tipo contro Chaos Warrior e magari non le vedo nei primi turni e poi le pesco dopo diventano subito morte. Però comunque contro mazzi che in generale hanno spesso 4 o più carte in mano, per esempio mazzi Chaos con i Draghi del Tuono sono molto molto forti. E scontro mentale monocopia mi piace veramente molto perché comunque è molto versatile come carta anche contro mazzi come Reasoning o TK vari, anche senza vedergli la mano molto spesso puoi comunque leggergli certe situazioni, come se quando attivano magari Scapegoat in hand, anche senza sapere la mano puoi avere una discreta idea che abbiano o Metamorfosi o Monster Gate, quindi non è troppo rischioso tirarla, soprattutto contro questi mazzi in cui non conta troppo il vantaggio carte ma il farli briccare. E niente, poi anche contro D-Mock può essere buona. Tornadi di polvere perché contro mazzi che hanno tante spell trap sono molto buoni, soprattutto perché posso riciclarmeli con Mask of Darkness e sono anche molto forti contro Barn e ho comunque aggro vari, come abbastanza ovvio. Sakuretsu, nel gioco di main devo giocarle di side per proteggermi appunto da mazzi aggro che possono farmi molto male sui mostri flip e quindi niente, sono qui per questo. Scudi tipo 8, perché il mazzo, essendo basato molto sui flip, ha bisogno di protezione sia da Nobleman che da Mind Control. In particolare Mind Control può fare molto male in certe situazioni, quindi ho bisogno di protezione da queste carte. C'è il vantaggio che se mi fanno Mind Control, vabbè, sul giallone come ho spiegato prima, ma anche sugli arsenali non se ne fanno molto, perché comunque è improbabile che abbiano guardiani da tutorare, quindi poi a me torna comunque un 1600-1600 che anche se non posso attivare l'effetto non è male come statistiche. E sono anche molto forti per proteggere Sfinge Guardiana, che è una carta che soffre in particolare, vabbè, Nobleman come tutte le altre, però di solito se no Nobleman lo tirano prima su un altro flip, ma Snatch Steal, perché se fanno Snatch sulla Sfinge poi possono ricoprirsela e spaccarsi da soli Snatch.
Mind Control contro i mazzi che hanno tanti mostri flip che posso rubare e plassare, carta che sta diventando sempre più forte ultimamente. Tempesta potente, non la gioco di main, va giocata di side. Mono Kiko, solo uno perché è una carta che secondo me è forte a late game, non la voglio vedere nei primi turni, la voglio vedere quando il mio avversario ha già usato diciamo tutte le sue trappole, Tsukuyomi, Bukvari, quando gli sono rimasti soltanto più i mostri caos in mano e il cimitero pieno di carte che posso rimuovere, quindi ne gioco monocopia perché così mi sale negli ultimi turni presumibilmente. 2 Jiu-Jitsu sempre per i mazzi aggro, ho scelto di giocare questi perché così possono anche farmi da mostri da tributare per evocare Mobius, che può essere utile contro mazzi con altre spell trap come burn, aggro vari, e in più anche per levare, è un auto in più a decreto reale, che è una carta che potrebbe fare molto male al mazzo. Avrei una domanda da farti. Qualcuno ha fatto notare che i Thunder Dragon sarebbero degli ottimi bluff per settare la Sfinge. Allora, è una cosa che magari sulla carta sembra carina, ma nella pratica secondo me è molto difficile da realizzare, soprattutto perché comunque, almeno come ho costruito io il mazzo, non si basa troppo sulla Sfinge, ne gioco monocopia che è tutorabile quando mi serve, e se andassi a giocare i Thunder Dragon andrei a appesantire un sacco il mazzo, poi dovrei giocare comunque tutte carte per scartare che ora non gioco e costerebbe molto, ma molto di più. Non lo ritengo semplicemente una cosa necessaria. Oltre al fatto che comunque Nobleman, se ce l'hanno, me lo tirano prima sugli altri mostri flip, senza che loro sappiano effettivamente che poi io vado anche a giocare la Sfinge, perché comunque gioco un sacco di altri mostri su cui possono tirare Nobleman. Ok, grazie. Hai qualcos'altro da aggiungere? Sì, vorrei salutare tutti i ragazzi dell'Orgiama Team di Asti, quindi Bananakin che mi fa da cameraman in questo video. Grazie. Mop, Cavo, Cava, Rick Frost, Riccardo Cantarella, Elflo, Sartori e Patrick. E Tata.